Amiche e amici di Solfatara News, quando i nostri droni si sollevano sopra la Solfatara e la fumarola dei Pisciarelli, non stanno semplicemente riprendendo immagini spettacolari. Stanno entrando in un sistema vulcanico attivo, dinamico, in continua trasformazione. I campi Flegrei non sono uno sfondo. Sono una macchina geologica complessa che accumula energia, la redistribuisce, la rilascia. E lo fa senza preavviso. Oggi vi parliamo con la massima attenzione, perché dalla mattina siamo entrati in uno sciame sismico. Le scosse per ora sono di magnitudo contenuta, ma il dato che conta non è solo la magnitudo, è la profondità. Parliamo di eventi compresi tra i 100 metri e i 2 chilometri, concentrati intorno al cratere della Solfatara. Scosse superficiali significano onde sismiche più percepibili, vibrazioni più nette, tremori che la popolazione avverte chiaramente. E infatti molti di voi ci stanno scrivendo. Uno sciame sismico, in un contesto come questo, non è mai un episodio isolato, è un segnale. Nei campi Flegrei il fenomeno è spesso legato al bradisismo, cioè al lento sollevamento del suolo dovuto all'accumulo di fluidi magmatici e gas in profondità. Quando pressione e temperatura aumentano nei sistemi idrotermali, le rocce si fratturano. Quelle fratture generano scosse. È un meccanismo fisico, non un'ipotesi suggestiva. Nei giorni scorsi lo avevamo detto osservando i parametri superficiali. Temperature fumaroliche elevate, degassamento intenso, variazioni nelle pozze di fango. Quando il sistema idrotermale si scalda, l'acqua circolante nel sottosuolo può passare rapidamente a vapore. Il vapore occupa molto più volume dell'acqua liquida. Più volume significa più pressione e più pressione prima o poi trova una via di sfogo. Oggi siamo anche in allerta meteo arancione, vento forte, piogge in arrivo, temporali. Il vento ha reso complesso il volo e ci ha impedito di restare a lungo in quota, ma siamo riusciti comunque a documentare la situazione. Partiamo dalla fumarola dei Pisciarelli. L'area si presenta in forte agitazione. Il degassamento appare leggermente inferiore rispetto ai giorni scorsi, ma attenzione, meno vapore visibile non significa meno energia. Anzi, in certi casi può indicare variazioni nella pressione interna o nella circolazione dei fluidi. Ciò che colpisce è l'elevata temperatura del suolo. Dopo appena un giorno senza pioggia, la polla principale e le zone circostanti mostrano una riduzione evidente del liquido superficiale. L'acqua piovana evapora quasi immediatamente. Questo è coerente con un campo termico molto alto. La temperatura che abbiamo misurato oggi ai Pisciarelli è di 105,5 gradi centigradi. Superare i 100 gradi in superficie indica che il sistema è in condizioni di forte attività idrotermale. Ricordiamo che a livello del mare l'acqua bolle a 100 gradi. Qui siamo oltre. Questo significa che il vapore si forma con estrema facilità e che la pressione nei condotti è significativa. Come sempre vi mostriamo il grafico aggiornato delle temperature degli ultimi giorni. La tendenza resta alta. Passiamo al cratere della Solfatara. Qui la situazione è altrettanto intensa. Alla fumarola Bocca Grande osserviamo getti di vapore molto densi, compatti, tanto che il vento fatica a disperderli. Quando il vapore resta coeso nonostante raffiche importanti, significa che la portata e la spinta sono notevoli. Non è semplice condensa atmosferica, è un'emissione vigorosa. Abbiamo registrato una temperatura di 182,5 gradi centigradi alla Bocca Grande. È un valore estremamente elevato per un sistema superficiale. Temperature di questo tipo indicano che in profondità i fluidi sono in contatto con zone molto calde, probabilmente influenzate da intrusioni magmatiche o da corpi caldi che alimentano il sistema idrotermale. Non stiamo parlando di lava in superficie, ma di un equilibrio delicato tra calore, pressione e permeabilità delle rocce. Nel resto del cratere si nota un fenomeno coerente. Le pozze di fango si prosciugano rapidamente. Il ritmo di evaporazione è più veloce rispetto ai giorni precedenti. Questo è un altro indicatore indiretto di aumento del flusso termico. Quando il suolo irradia più calore, l'acqua superficiale scompare in tempi più brevi. Mettiamo insieme i dati: sciame sismico superficiale, tremori avvertiti dalla popolazione, temperature fumaroliche elevate,
evaporazione accelerata, degassamento sostenuto. Singolarmente ogni parametro può rientrare nella normale variabilità di un sistema attivo, ma quando si presentano contemporaneamente raccontano una storia chiara. Il sistema è sotto pressione. Questo non significa che un'eruzione sia imminente. La scienza seria non fa previsioni apocalittiche senza dati certi, ma significa che il vulcano è in una fase energetica attiva, che merita monitoraggio costante e attenzione continua. I Campi Flegrei hanno una storia lunga e complessa. Sono una delle caldere più studiate al mondo proprio perché la loro dinamica è articolata e imprevedibile. Noi continueremo a fare ciò che facciamo ogni giorno: volare, misurare, documentare, confrontare i dati. Continueremo a mostrarvi grafici, temperature, immagini reali, senza filtri e senza allarmismi inutili, ma con la consapevolezza che vivere su una caldera attiva richiede informazione costante. Se volete sostenere il nostro lavoro, potete farlo attraverso il link in descrizione. Ogni contributo ci permette di mantenere operativi i droni, sostituire le batterie, migliorare le strumentazioni e restare sul campo anche nelle giornate difficili come questa. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatara News Group per restare aggiornati in tempo reale. Noi restiamo qui, con gli occhi puntati sulla Solfatara e sui Pisciarelli, perché questa terra parla e noi continueremo ad ascoltarla insieme a voi. Un saluto da Solfatara News. Prima di chiudere definitivamente però sentiamo il dovere di fare una precisazione. Negli ultimi giorni qualcuno sta mettendo in dubbio il nostro lavoro. È giusto chiarire un punto fondamentale. Noi non facciamo previsioni sismiche perché allo stato attuale della scienza non si possono fare. Nessun ente scientifico può stabilire giorno, ora e magnitudo di un terremoto. Chi lo fa non sta facendo monitoraggio, sta facendo spettacolo. C'è chi, attraverso continue dirette sui social, costruisce narrazioni suggestive senza mostrare dati misurati, strumenti calibrati o fonti verificabili. Parlare per ore non significa conoscere il linguaggio tecnico della vulcanologia. Termini come bradisismo, sistema idrotermale o flusso termico non sono parole decorative, hanno significati precisi. Usarle in modo improprio genera confusione, soprattutto tra chi ascolta in buona fede e non ha strumenti per distinguere tra analisi e sceneggiatura. In queste ore si parla addirittura di terremoti legati alla prossima luna piena. È importante dirlo con chiarezza. Non esiste alcun modello scientifico che permetta di prevedere scosse in base al calendario lunare. Le forze mareali esistono, ma non consentono previsioni deterministiche. Si parla anche di risalite magmatiche certe. Al momento nessun ente ufficiale ha confermato intrusioni magmatiche superficiali. L'aumento di pressione nei Campi Flegrei può essere legato a dinamiche idrotermali e accumulo di gas. Ridurre tutto a "il magma sta salendo adesso", senza evidenze, è una semplificazione pericolosa. Infine, una mappa termica reale deriva da sensori calibrati con dati radiometrici misurabili. Applicare colori caldi a un'immagine generata con intelligenza artificiale non la trasforma in una rilevazione scientifica. La grafica non è strumentazione. Quando si parla di un territorio così delicato, servono metodo, responsabilità e trasparenza personale. La paura si genera facilmente, la credibilità invece si costruisce nel tempo.